La Terra fu creata dal potere di Dio o dalla scienza? Beh, qualcuno vorrebbe farti credere che sia l'una o l'altra, mentre la verità è più interessante, perché la scienza è una delle grandi manifestazioni della potenza di Dio. Quindi la risposta è entrambe le cose. Dio ha creato la Terra usando le più alte leggi della scienza che esistono, molte delle quali ci sono ancora sconosciute. Molto tempo fa, in un'esistenza molto lontana, tu ed io vivevamo come figli spirituali di nostro Padre e Madre Celesti. Loro ci conoscevano e noi conoscevamo loro intimamente, mentre vivevamo insieme per molto tempo. Potevamo pensare, capire e sviluppare le nostre personalità, abilità e attributi, ma avevamo raggiunto il massimo progresso possibile in quella condizione. Così il nostro Padre Celeste ci disse: miei amati figli, ho bisogno di mandarvi via in modo che possiate continuare il vostro sviluppo. Creerò una bella terra e là riceverete un corpo, imparerete, crescerete e sarete messi alla prova. Tutti coloro che scelsero il piano di Dio si rallegrarono per la creazione di questa magnifica terra che un giorno avremmo abitato. Ora, nelle scritture moderne di oggi ci sono 3 diversi resoconti della creazione che si trovano nei libri della Genesi, di Mosè e di Abramo. La maggior parte dei racconti fatti da più testimoni, raccontati in tempi diversi, a persone differenti, ognuno è un po' diverso. Ma quando combiniamo insieme questi 3 racconti simbolici in modo cooperativo, invece che cercare semplicemente di provare metodicamente o scientificamente qualcosa, possiamo vedere meglio la verità. E sebbene non rispondono esattamente al come, cosa, dove o quando della creazione, consideriamo quello che sappiamo. Le scritture dicono in principio, ma certamente questo non riguarda l'inizio di ogni cosa, ma solo l'inizio di questo pianeta. Prima che il mondo fosse creato, non sappiamo per quanto tempo vivemmo premortalmente con il nostro Padre in cielo, o come il tempo funzionava lì. Ma il pensarci troppo potrebbe far diventare come gelatina i nostri cervelli terrestri limitati. Ora Abramo insegnò che un consiglio di Dio supervisionò la creazione e al Cristo premortale fu data la responsabilità di dirigere il lavoro di creare l'ordine dal caos. Sappiamo che Michele, più tardi conosciuto come Adamo, lo assistette e c'è la possibilità che anche tu e io assistemmo al processo. Sappiamo che la terra fu pianificata e preparata spiritualmente prima della sua creazione fisica e che la terra fu creata dalla materia esistente. Poi, proprio come quando si costruisce una casa, fu raccolto il materiale e la nostra casa fu creata con quei materiali. Niente può apparire dal nulla e Dio organizzò la terra dagli elementi esistenti e quando comandò loro, gli elementi gli obbedirono. Da perfetto scienziato onnipotente che è, Dio comprende ogni singola legge naturale e spirituale e la usa per realizzare i suoi giusti scopi. Le scritture elencano 7 periodi creativi o giorni, ma la parola ebraica per il giorno è Yom, come Yom Kippur. È un termine usato per descrivere il tempo necessario per compiere qualcosa, che siano 24 ore, 1000 anni, 18 mesi o 1.000.000 di anni. Dio scelse di non rivelare quanto tempo durò veramente ogni periodo creativo, ma sappiamo che si riposò il 7° giorno e lo chiamò Sabbat, dando agli abitanti della terra una legge permanente di onorare il Signore del Sabbat, riposando nel suo giorno. Ora pensate a tutto ciò che fu creato, le molecole e gli atomi, l'ossigeno e la gravità, il sole, le maree, le stelle, la luna, l'acqua e foreste, metalle, suoli, cibo e animali, carote, bombi, ingredienti per il tacos e tonnellate di cose belle da guardare e annusare. La terra si autorinnova da sola e continua a crescere e a cambiare, ha sostenuto miliardi di persone ed è capace di sostenere tutti i figli primortali di Dio che verranno sulla terra. Ha fatto in modo che ci fosse tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dopo che tutto fu preparato e dichiarato buono, Dio pose Adamo sulla terra, creandolo a sua immagine e somiglianza. Poi aggiunse la sua creazione suprema, Eva, come moglie di Adamo. Dio li unì in matrimonio come genitori dell'intera famiglia della terra.
Ora Adamo ed Eva furono scelti per essere i primi due mortali ad abitare questa bella terra, perché erano alcuni degli spiriti più nobili del mondo premortale. Guardammo con impazienza dal cielo tutto questo, pieni di gioia, sapendo che il processo era iniziato e che noi avremmo potuto venire a vivere sulla terra per crescere, essere messi alla prova e diventare più simili ai nostri genitori celesti. Quindi l'apice della creazione è il nostro corpo umano, il veicolo che il nostro spirito occupa mentre attraversiamo la vita mortale. Ci rendiamo conto di tutte le cose spettacolari e miracolose che il nostro corpo fa ogni giorno senza che ce ne rendiamo conto? Nervi e muscoli che lavorano insieme, in armonia, per controllare i nostri movimenti, i nostri cuori che pompano migliaia di litri di sangue ogni giorno. Assumiamo cibo e poi lo scomponiamo per usarlo come carburante. Gli incredibili sistemi di difesa del nostro corpo ci proteggono dai danni, generano anticorpi e ci guariscano. E se avete il modello Super Deluxe o quello che ha bisogno di passare molto tempo in officina, ognuno dei nostri corpi sono doni straordinari di un amorevole Padre Celeste di cui dovremmo essere sempre grati. La prossima volta impareremo l'importante scelta che Adamo ed Eva fecero di condividere il frutto proibito e perché siamo così grati per il loro coraggio di farlo. Ci vuole molto per fare questi video, così per mantenere la fruizione online gratuita per tutti, considerate la possibilità di donare. Trovate il link nella descrizione qui sotto. E grazie per aver guardato. Questo episodio è pieno di informazioni, quindi potreste volerlo guardare di nuovo per essere sicuri di non aver perso nulla, comprese le battute esilaranti. Se senti che questo video ti ha aiutato nel tuo cammino verso la verità e il discepolato cristiano, per favore iscriviti e condividi, soprattutto vai a leggere le scritture da te stesso.